These initial images were shot by the operator Duccio Pugliese, while the ones you will see shortly were edited from one of the 74 mini DV boxes found inside the car. Umberto Lenzi, padre putativo, diciamo, padre putativo dell'installazione artistica Cortomobile, che si è ispirata ai film di quegli anni, i film di genere, appunto da Roma a mano armata, da Squadra volante di Stelvio Massi. E Umberto Lenzi, ecco, come mai lei oggi è qui al Gio D'Amato Horror Festival? Ma io sono praticamente una vecchia persona che viene al Gio D'Amato Horror Festival da diversi anni. Sono stato a Livorno nel 64, nel 2004, magari nel 64 quando ero un ragazzino. Ieri ho seduto dai ribaltoni negli anni 50. Voi siete di Firenze? Siamo di Firenze, lo so, nato a Massa Marittima nel 31. Era meglio se era nato nel 45. Pronto? 1, 2, vai, ok. Allora. 6 luglio 2008, in occasione del Gio D'Amato Horror Festival, l'equipaggio Cortomobile è arrivato appunto qui a Marina di Pietrasanta, Caffè La Versiliana. Siamo a 1220 spettatori in poco più di 30 serate dal 2006 che sono potuti entrare nel cinema più piccolo del mondo dentro un Alfa Romeo 2000 berlina del 74. Oggi abbiamo il 1221esimo spettatore, l'equipaggio Cortomobile non poteva chiedere di meglio. Siamo con il padre, diciamo, putativo a livello artistico dell'ispirazione artistica della nostra installazione artistica Cortomobile, il qui presente maestro Umberto Lenzi. Non è la prima volta che vengo a questa manifestazione che ritengo eccezionale perché coniuga le aspirazioni di tanti giovani di oggi che vedono nel cinema thriller, nel cinema horror, nel cinema praticamente di fantasia, un modo per eliminare quelli che sono i problemi quotidiani attraverso una rivalutazione del fantastico, di quello che ognuno di noi ha dentro di sé e che non sempre può fare uscire. Cioè l'horror oggi rappresenta il modo di esorcizzare le nostre paure quotidiane, di dimenticare quelli che sono i nostri affanni, in un modo che può sembrare violento e non adeguato, ma che è invece l'unico sistema possibile per praticamente uscire da quelli che sono gli incubi quotidiani. E in questo senso è un cinema che tuttora ha la prevalenza sui pochi generi rimasti, perché se voi esaminate tutti quelli che sono i festival annuali sul cinema, non c'è solo il festival dell'horror Gio D'Amato, ma ce ne sono infiniti in Europa. Ce n'è stato recentemente uno al BIF di Bruxelles, dove io ero presidente della giuria, e abbiamo presentato enormi film prodotti in tutta Europa, sempre tutti di genere thriller, suspense e praticamente horror. Ma poi c'è un festival a Sitges in Spagna, di cui farò parte della giuria il prossimo ottobre. Poi ce ne sono dappertutto, perché in pratica tutto quello che rimane del cinema di genere oggi è legato a questo horror, che è, come ripeto, l'unico modo per esprimere oggi qualche cosa di diverso dalla routine che si estrinseca solo nelle commedie e nei film spettacolari. Un consiglio a chi vorrebbe affrontare la carriera di regista e vorrebbe affrontare il suo primo lungometraggio. Quando io ho esordito nel 1956, quindi più di 50 anni fa, ho esordito con un film sui ragazzi di Trastevere, titolato Ragazzi di Trastevere,
che volevo raccontare qualche cosa che avveniva in quel periodo storico, nel contesto di una città che era ancora legata agli stilemi del dopoguerra, dove i ragazzi sognavano di andare nella legione straniera per fare soldi, dove la droga non si sapeva cosa fosse, dove si giocava a biliardo e si metteva incinta la ragazza e poi regolarmente si sposava. Questa era una storia che io ho improntato e girato, però addentrata alla realtà di quell'epoca. Se oggi questi ragazzi, che invece di fare solo film con gli zombie, facessero anche dei film che raccontano quelli che sono i problemi di oggi, avrebbero successo, perché gli ultimi film italiani che io ho visto e che mi sembra che abbiano una certa importanza sono tutti film legati alla realtà. Per tornare indietro ai film che ho fatto io negli anni 70, quando io ho girato Roma a mano armata, non mi inventavo delle cose o le maschere degli zombie, facevo vedere quello che la malavita italiana faceva a Roma in quel periodo. Ecco, Milano odia, addirittura da Corleone a Bruno ho affrontato il problema della mafia senza neanche nominare la parola mafia, però facendo vedere come addirittura c'era una forza superiore a quello che erano le possibilità dei magistrati, dei testimoni, delle forze dell'ordine. Una forza superiore era la forza del male, la forza della criminalità organizzata. Per fare qualche cosa di estremamente importante che potrebbe avere una distribuzione enorme, bisogna fare una storia che non sia legata a uno schema del film di genere, tanto per essere di genere. Bisogna fare una storia che sia espressione di qualche cosa che è sentito come importante da un vasto pubblico. Non so se rendo l'idea. Al festival di cui oggi facciamo parte noi sono stati presentati 68 film horror. Era molto meglio se ne fossero stati presentati solo 10 e se agli altri 60 fossero film che affrontavano quelli che sono i problemi della società di oggi. Parliamoci chiaro, Gomorra, che è il film più bello e più importante che è stato prodotto in Italia, non a caso sta avendo un successo di pubblico e un successo anche di critica a Cannes, eccetera, straordinario, è un film che affonda le radici sulla realtà di oggi. Se un giovane regista, invece di fare lo zombie, che è tanto facile, che digrigna denti col coltello, che cammina tutto storto, facesse un film sui problemi dell'immondizia di Napoli, con la macchinetta a alta definizione, eccetera, prendendo anche due ragazzi e investendoci una piccola storia, forse potrebbe avere un seguito di audience, magari non solo in Italia, ma anche addirittura in tutto il mondo. Questo problema è un problema che oggi ha travalicato la nostra nazione ed è un problema che sta investendo tutta l'opinione pubblica europea. Chi è, se c'è l'erede di Umberto Lenzi o comunque di questo modo di fare cinema in Italia oggi, appunto, nel panorama del cinema italiano, ecco, lo vede? Guardi, io ritengo che oggi purtroppo, o per fortuna, bisogna esaminare da quale punto di vista, il cinema è tutt'altra cosa di quello che io facevo 30 anni fa. Infatti anche sul modo, diciamo, produttivo, low budget, che cos'era il low budget negli anni 70, che cos'è adesso, forse magari... Sì, la tecnica è cambiata, la tecnologia digitale oggi ha portato un tale cambiamento delle possibilità intrinseche del cinema che è difficile dare un giudizio preciso, però io vorrei sottolineare il fatto che oggi un qualsiasi giovane voglia girare un film con una macchinetta ad alta definizione digitale può benissimo farsi il film, se lo monta con un computer, lo
registra su un DVD e poi lo manda in visione anche a un pubblico enorme, perché attraverso internet, attraverso una diffusione e una distribuzione di DVD può farlo raggiungere a un pubblico anche internazionale. Mentre ai tempi miei il cinema veniva fatto su pellicola 35 mm a colori che costava l'ira di Dio, non solo costava l'ira di Dio, ma aveva bisogno di una illuminazione fortissima, perché aveva una possibilità una possibilità di illuminazione molto ridotta, per cui per fare determinate scene servivano molti proiettori, il che portava una limitazione fortissima alla libertà di espressione del regista, in quanto che bisognava sempre avere un budget molto, molto alto. Noi avevamo una pellicola allora, all'inizio degli anni 60, la pellicola della Technicolor era di 25 ASA, poi è diventata di 50, poi di 100 e poi è arrivata a quel punto lì, parlo degli ultimi anni 90, a quel punto lì il cinema era già più accessibile. Ma se lei pensa che io nel 1962, al mio primo film, Le avventure di Mary Read, ho girato con la pellicola a 25 ASA, per cui per fare un primo piano di un attore bisognava mettergli davanti un proiettore di 5.000 ampere, 5.000 ampere davanti agli occhi, era una cosa pazzesca. Quindi oggi c'è la possibilità che un giovane può esordire e fare il regista con molta facilità. Dov'è però la parte, diciamo, estremamente difficile in questa situazione? È la distribuzione, perché lei può fare benissimo il film in DVD, metterlo su un piccolo dischetto, ma chi lo distribuisce? Nessuno. Allora i film finiscono per essere visti dalla famiglia, dagli amici e dai parenti. Insomma, fra i registi dei film di matrimoni e i registi dei film horror, io non trovo una grande differenza, perché entrambi si dirigono a un nucleo di spettatori estremamente ridotto. E questa è la parte negativa di questa che è la tecnologia moderna. Oggi noi sembra che dopo le rivoluzioni tecnologiche americane siamo ridotti purtroppo a fare film sugli ultimi esami della maturità e altri filmetti del genere, ma avremo le possibilità di fare invece ancora dei film molto spettacolari, solo che se i registi e i produttori avessero a disposizione dei budget adeguati. Ci può parlare in due parole del suo ultimo libro? Guardi, io ho smesso di fare il regista perché dopo 40 anni di carriera e 60 film ho pensato bene di lasciare spazio ai giovani. Non sono di quei registi che fa morire abbracciato alla macchina da presa, voglio morire abbracciato a mia moglie se possibile. E quindi ho deciso di fare qualche altra cosa. Allora le opportunità erano due: o andare nei giardinetti a giocare a bocce con pensionati o riciclarmi in qualche attività più divertente. Siccome io ho sempre scritto le sceneggiature dei miei film, ho anche partecipato a qualche concorso letterario, negli anni passati ho vinto anche il premio del Mistfest di Cattolica nell'83 con un racconto edito poi da Mondadori, La quinta vittima. Scrisse questo libro in prima stesura proprio in quel periodo, più di 20 anni fa. Poi l'ho ripreso casualmente l'anno passato, perché mi sono trasferita a vivere da Roma, dove ho vissuto per tutta la vita, fino a Ostia. Allora nel trasloco ho ritrovato questa scatola in cui c'era la prima stesura del romanzo, e rileggendola a distanza di tantissimi anni ho trovato che aveva delle possibilità di esprimere qualche cosa, non solo sull'Italia di quel periodo, il libro è ambientato in 1940, ma soprattutto di raccontare quello che era il rapporto fra la vita di ogni giorno e il cinema. È la storia di un poveraccio che viene cacciato dalla polizia nel 1940 perché non è fascista, non è iscritto al partito, e si deve arrabattare facendo delle inchieste con investigatore privato sui mariti cornuti, su quelli che non pagano i debiti, e non riesce ad andare avanti se non a forza di cambiali e di impicci. Non c'ha neanche il cappotto, e quindi comincia il romanzo con lui che si deve trovare un cappotto nuovo. Ha la fortuna di incontrare una grande diva del cinema dell'epoca, era Luisa Ferida, la quale lo incarica di una inchiesta perché c'è un tizio misterioso che la vuole ammazzare. E da qui si riparte una serie di avventure molto intriganti e di colpi di scena che sono legate tutte alla vita
di questa attrice e del suo uomo Osvaldo Valenti, anche lui attore all'epoca famosissimo, durante la lavorazione del film La Corona di Ferro, di cui sono protagonisti. Si succedono alcuni omicidi uno appresso all'altro, il protagonista Bruno Astolfi, che è un toscano di Prato che riprende molte delle mie caratteristiche autobiografiche, riesce alla fine a sventare il pericolo, a trovare l'assassino e a risolvere il problema. Però tutto questo è ambientato a Cinecittà durante la lavorazione non solo della Corona di Ferro, ma degli altri film che in quei mesi, questo è storicamente da me ricostruito nel modo più corretto possibile, degli altri film che venivano realizzati negli stabilimenti della via Tuscolana, e cioè il film San Giovanni Decollato con Totò, il film Oltre l'amore con Alida Valli e Amedeo Nazzari, e altri film che praticamente sono la cornice autentica di quella che è la storia. E quindi noi abbiamo non solo il protagonista Bruno Astolfi, che è un protagonista di fiction inventato da me, e la sua donna che è Elena, la sua ex cognata che ora è diventata la sua amante, che è un altro personaggio fiction, non solo 2 o 3 che poi si figurano come uccisi o come coinvolti nei vari omicidi, che sono personaggi fiction, però poi abbiamo i personaggi veri che interagiscono con gli altri, che sono Vittorio De Sica, Alessandro Blasetti, Renato Castellani, Totò, in una scena esilarante dove addirittura viene portato in questura come testimone di un omicidio. Ecco, questo credo che sia il merito maggiore del film, cioè aver ricostruito l'Italia dell'epoca, Cinecittà dell'epoca, in una storia però di pura fiction che però riesce in qualche modo, almeno me lo auguro, a dare un'idea dell'Italia di un periodo che è stato molto tragico per la storia della nostra città, della nostra nazione, perché sono i 4 mesi precedenti all'entrata in guerra, quando già si sapeva che l'Italia si stava avviando verso una china molto pericolosa. Infatti io parlo del razionamento dei viveri, parlo delle prove che si fanno per l'oscuramento, parlo dei ragazzi che dopo che escono da scuola vengono portati all'esercitazione con la maschera antigas, perché questa era la verità di allora che io ho vissuto, ero bambino ma l'ho vissuta. Six mois, père est mort. Faites vos jeux, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Lei ha lavorato con i più importanti attori del cinema internazionale, citiamo Huston, Henry Fonda e del cinema nostrano, Lisa Gastone e Rossella Falk e tutto. E poi è sicuramente uno dei più amati registi da Quentin Tarantino. Ecco, come ha conosciuto Quentin e che cosa le ha detto e in che rapporti è con Tarantino? Guardi, io ho avuto un'esperienza molto divertente nel 1996, perché mi telefona un amico e mi disse: ti sta cercando un certo Sage Stallone, che sarebbe poi il figlio di Sylvester Stallone, per parlare in italiano. Io dissi: ma io non lo conosco, mi sembra sia uno scherzo. Invece poi mi telefonò questo ragazzo, parlava un buon inglese, aveva 22 anni ed era il figlio di Sage Stallone, il quale aveva comprato un mio film e venne a Roma insieme al suo socio Bob Murawski, che è un grande montatore americano giovane che ha montato tra gli altri Spider-Man, e comprarono il mio film Cannibal Ferox. Rimasero qui a Cinecittà per un mese, lo ripristinarono e lo rimisero tutto in ordine e poi lo hanno distribuito in America con un grosso successo. Nello stesso periodo in cui lui mi frequentava e accettava i miei consigli circa la restaurazione di questa pellicola, mi sottopose una ventina di locandine americane dei miei film di cui Quentin Tarantino voleva che io gli facessi l'autografo. Dissi: ma chi è sto Quentin Tarantino? È un grande regista americano. Io allora confesso non lo conoscevo, perché il film Le Iene non era ancora uscito. Dopodiché ho firmato una trentina di queste dediche a questo Quentin Tarantino e poi ho avuto l'opportunità di vedere il film Le Iene, che è veramente per me non solo un capolavoro, ma il suo primo film, ma addirittura il migliore dei film che ha fatto. Dopodiché Quentin ha fatto delle interviste dicendo che la sua ispirazione è tratta molto dai miei film e da altri film dei miei colleghi, comunque che lui, essendo stato come primo lavoro un impiegato in una videoteca,
aveva visto molti film italiani ed era rimasto colpito soprattutto dai film di Lenzi, di Bava, di Sergio Martino, eccetera. Sergio Massi, e per cui è stata una scoperta per me allucinante. Poi nel 2004 io sono stato invitato a Venezia, dove hanno fatto una retrospettiva di film italiani, appunto promossa proprio da Quentin Tarantino e da Joe Dante, un altro film famoso, un altro regista famoso americano, e hanno proiettato il mio film Orgasmo. Lì siamo stati insieme per qualche giorno, ci siamo scambiati delle opinioni e quindi abbiamo praticamente suggellato un'amicizia, una stima reciproca. Devo dire che io non ho più poi avuto notizie di Quentin, però il suo ultimo film, che ha avuto un grosso successo, A prova di morte, se lo spettatore avvertito sta in campana all'inizio, si vede, comincia il film con una ragazza che cammina in un appartamento, apre una porta e entra in una stanza. Sulla parete della stanza c'è la locandina, no, il manifesto a 4 fogli, che è il mio film Paranoia. Io direi a questo punto, per concludere, di far vedere il trailer al maestro Umberto Lenzi dentro la cortomobile. Andiamo con l'inserimento. Abbiamo venga maestro. Sentiamo le regole del cinema, la luce che viene da dietro le spalle degli spettatori. Gli spettatori entrano a due dentro l'Alfa 2000, che veniva usata appunto nei grandi film di genere, la 1750. Ecco, in Roma a mano armata? Sì, in Roma a mano armata ne ho usate parecchie. Mi ricordo un episodio straordinario quando Thomas Miglia veniva inseguito da 2 macchine della polizia Giulia come questa, che avevamo naturalmente attrezzato noi, e a un certo momento, nel più bello dell'inseguimento, Miglia stava su un'ambulanza e queste due Alfi, queste Giulie lo inseguivano. Mi sono accorto che le Giulie non erano più 2 ma erano diventate 4, perché a un incrocio 2 macchine vere della polizia, avendo visto che 2 inseguivano l'ambulanza, si sono accodati e poi ci hanno preso, ci hanno fermato e ci hanno portato tutti a Regina Coeli. Io avevo permessi per girare, loro ovviamente non lo sapevano, e quindi devo dire che era un modo molto realistico di girare le scene. Noi usavamo le macchine truccate, erano macchine nostre. In base all'incidente che io ho raccontato, cioè le 2 macchine della polizia stavano ferme all'incrocio e hanno visto 2 macchine identiche che inseguivano un'ambulanza, sono accodate, la questura ha fatto una variazione in quelli che erano i permessi delle riprese. Bisognava portare le automobili della polizia, cioè le Alfette, le Giulie come questa, bisognava portarle coperte da dei giornali su praticamente un camion, cioè quelli che portano le automobili, e solamente smontate sul set per la scena che dovevamo girare, e dopo riprese, camuffate e riportate via con altri mezzi, perché altrimenti c'era questa possibilità di scambiare il vero per il falso o il falso per vero. Questo è l'inizio di Roma a mano armata. Bella la proiezione, è bellissima. La proiezione è molto bella, ha un'incisione incredibile. Stanno scorrendo le immagini di Roma a mano armata. Umberto Lenzi, titoli iniziali, rosso sulla meravigliosa fotografia, interno macchina. Ricordiamo Maurizio Merli e Thomas Milian come interpreti maggiori. Poi Dario Maggio, Carlo Gaddi, Aldo Barberito. È un film che mi piace molto, perché il personaggio del Gobbo di Thomas Milia è ispirato da un personaggio toscano di Massa Marittima che io ho conosciuto nella mia infanzia, ed era un macellaio, Gobbo. Gobbo è diverso, omosessuale, il quale però era dotato di una forza sarcastica incredibile, e quindi che aveva una personalità talmente spiccata che a me, ragazzino di 6-7 anni,
mi colpì e l'ho riproposta a Thomas, il quale non voleva fare questo film perché era una parte secondaria rispetto a quella di Merli. Quando gli dissi di questo personaggio e glielo raccontai, impazzì e l'ha fatto in modo molto, molto bello, molto, molto interessante, talmente che poi l'abbiamo ripreso in un altro film, La banda del Gobbo. È vero che Maurizio Merli recitava con i mocassini sempre ai piedi, i soliti mocassini, e non ha mai voluto la controfigura? Dei mocassini non mi sembra una stupidaggine. No, vestiva e indossava le scarpe di scena. Mentre non ha mai voluto la controfigura, è vero. Era un attore che faceva tutto da sé, che aveva una fortissima capacità di atletica e che non aveva paura anche delle scene più difficili. Per esempio in Napoli Violenta c'è tutta una sequenza girata sulla teleferica di Mergellina, dove lui praticamente sta attaccato alla teleferica che è in pendenza del 40%, rischiando di cadere, e riesce addirittura a sparare e a uccidere Elio Zamuto, che è il cattivo che sta all'interno del vagone. E lui era un attore eccezionale dal punto di vista atletico, che non aveva rivali nel cinema italiano. Purtroppo tutto questo è stato vanificato dal fatto che è morto giocando a tennis, quando nessuno avrebbe potuto immaginare che avesse dei problemi cardiaci. E questo mi ha colpito e mi ha ferito profondamente, perché io lo amavo, gli volevo bene, ed era un attore che aveva fatto i migliori film con me, cominciando da Roma a mano armata, da Corleone a Brooklyn e da Napoli Violenta, che sono fra le pellicole più riuscite della mia carriera. Allora, io l'equipaggio Cortomobile ringrazio Umberto Lenzi, Grazie a voi, vi auguro di avere successo con questa vostra iniziativa, che se non altro non solo è interessante e curiosa, ma è anche legata a un periodo del mio cinema e della mia vita che è molto difficile per me dimenticare, perché è stato un periodo splendido. Grazie a tutti e di nuovo auguri e arrivederci. Grazie al Gio D'Amato Horror Festival, grazie Umberto Lenzi. Six noirs, père et mort. Faites vos jeux, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs. Polizia, in piedi per favore, presto. Ora basta, grazie. Si tolga di mezzo. Perché io questo l'ho vissuto con questo macellare in Massa Marittima. Allora gli dice il poliziotto: guarda Moretto, che la gobba non fa più tanta fortuna. Se questo ne manco le corna, gli risponde lui. Questo è divertentissimo. Arrivederci. Grazie. Umberto Lenzi died in the 2017 in Rome, while in the meantime we have lost all traces of Francesco and his Cortomobile since 2014. Grazie. Bella.